Ciao a tutti, amanti del gossip e appassionati di serie turche. Benvenuti sul nostro canale, il vostro angolo di paradiso dove scoprire tutti i segreti e le curiosità sui vostri attori preferiti. Sono felicissima di ritrovarvi anche oggi per un nuovo video pieno di sorprese e rivelazioni. Oggi, preparatevi a un'immersione nel mondo dei desideri amorosi della nostra amata Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene, la splendida attrice turca, che ci ha fatto sognare in ruoli indimenticabili come Nihan in Endless Love, ha svelato il suo desiderio per il nuovo anno in termini di amore. E noi siamo qui per sviscerare questa notizia, analizzando ogni dettaglio e cercando di capire cosa si cela dietro queste parole. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo modo, sarete sempre aggiornati sui nostri ultimi video, pieni di scoop, interviste esclusive e anteprime succulente. E se vi piace il contenuto che vi proponiamo, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di condividere il video con i vostri amici appassionati di serie turche. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Bene, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore della notizia. Come sapete, Neslihan Atagul è una delle attrici turche più amate e seguite, non solo in Turchia, ma in tutto il mondo. Il suo talento, la sua bellezza e la sua naturalezza l'hanno resa un'icona per milioni di fan. Ma, al di là del suo successo professionale, Neslihan è anche una donna con i suoi sogni, le sue speranze e i suoi desideri. E, come tutti noi, anche lei ha espresso un desiderio per il nuovo anno, un desiderio che riguarda il suo cuore. Ora, cosa ha detto esattamente Neslihan? E come possiamo interpretare le sue parole? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sappiamo che Neslihan è sposata con l'attore Kadir Dulo, un uomo affascinante e talentuoso, con cui forma una delle coppie più ammirate del panorama turco. Il loro amore sembra essere solido e duraturo, ma anche nelle relazioni più perfette, ci sono sempre margini di miglioramento e aree da coltivare. Quindi, cosa potrebbe desiderare Neslihan per il suo futuro amoroso? Forse una maggiore complicità con Kadir? O magari una nuova scintilla nella loro relazione? Oppure, semplicemente, la conferma di un amore che continua a crescere e a rafforzarsi nel tempo? Le dichiarazioni di Neslihan sono state piuttosto vaghe, a dire il vero. Non ha specificato nulla di preciso, ma ha parlato di un desiderio di amore puro e incondizionato. Un'espressione che può significare molte cose, a seconda del contesto e dell'interpretazione personale. Potrebbe significare un desiderio di un amore senza compromessi, un amore che non pone condizioni e che accetta l'altro per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un amore che non giudica, ma che comprende e che sostiene. Oppure, potrebbe significare un desiderio di un amore autentico, un amore che non è basato sull'apparenza o sull'interesse, ma che nasce dal cuore e che si nutre di sentimenti veri e profondi. Un amore che non ha bisogno di maschere o di finzioni, ma che si mostra nella sua interezza e nella sua fragilità. Un'altra possibile interpretazione è che Neslihan desideri un amore che sia in grado di superare le difficoltà e le sfide che la vita inevitabilmente presenta. Un amore che sia forte e resiliente, capace di resistere alle tempeste e di rinascere più forte di prima. Un amore che non si arrende di fronte agli ostacoli, ma che li affronta insieme, con coraggio e determinazione. E ancora, potremmo interpretare le sue parole come un desiderio di un amore che sia fonte di gioia e di felicità. Un amore che riempie la vita di significato e che rende ogni giorno speciale. Un amore che fa sorridere il cuore e che illumina l'anima. Insomma, le interpretazioni possibili sono molteplici e dipendono dal punto di vista di chi le legge. Ma, a prescindere da quale sia l'interpretazione corretta, una cosa è certa, Neslihan Atagul desidera un amore che sia puro, incondizionato e profondamente significativo. Un amore che la renda felice e che la faccia sentire amata e apprezzata per quello che è. E chi non vorrebbe lo stesso? Credo che tutti noi, in fondo, aspiriamo a trovare un amore così, un amore che ci completi e che ci faccia sentire al sicuro e protetti. Un amore che sia la nostra ancora nel mare della vita. Ora, tornando alla coppia Neslihan-Kadir, come possiamo analizzare queste dichiarazioni alla luce della loro relazione? Come dicevamo, il loro amore sembra essere solido e duraturo. Ma non possiamo escludere che anche loro, come tutte le coppie, abbiano i loro alti e bassi. Forse Neslihan, con queste parole, vuole lanciare un messaggio a Kadir, un invito a coltivare il loro amore e a renderlo ancora più forte e profondo.
Un invito a non dare per scontato il loro rapporto e a continuare a impegnarsi per mantenerlo vivo e vibrante. Oppure, potrebbe essere che Neslihan, semplicemente, stia esprimendo un desiderio personale, un'aspirazione che riguarda non solo la sua relazione con Kadir, ma anche il suo modo di vivere l'amore in generale. Un desiderio di un amore che sia più autentico, più sincero e più profondo. In ogni caso, le parole di Neslihan ci offrono uno spunto di riflessione sull'importanza dell'amore nelle nostre vite e sulla necessità di coltivarlo e di proteggerlo. L'amore è un sentimento prezioso, un tesoro da custodire con cura. E, come tutti i tesori, richiede impegno, dedizione e sacrificio. Quindi, il mio consiglio per questo nuovo anno è quello di dedicare più tempo e attenzione alle persone che amate. Dite loro quanto sono importanti per voi. Dimostrate loro il vostro affetto con gesti concreti e non date mai per scontato il loro amore. E, soprattutto, amate voi stessi. Perché solo amando noi stessi possiamo essere in grado di amare gli altri in modo autentico e incondizionato. Solo amando noi stessi possiamo attrarre nella nostra vita un amore che sia veramente puro e sincero. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia offerto degli spunti di riflessione interessanti. In sintesi, abbiamo analizzato il desiderio d'amore espresso da Neslihan Atagul per il nuovo anno, cercando di capire cosa si cela dietro le sue parole e offrendo diverse interpretazioni possibili. Abbiamo anche riflettuto sull'importanza dell'amore nelle nostre vite e sulla necessità di coltivarlo e di proteggerlo. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia fatto compagnia. Ora, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Qual è la vostra interpretazione delle parole di Neslihan? Cosa significa per voi l'amore puro e incondizionato? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre opinioni. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri. E, prima di salutarvi, vi invito ancora una volta a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a offrirvi sempre contenuti di qualità. Grazie di cuore. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ma aspetta! Prima di chiudere definitivamente questo video, c'è ancora molto da approfondire. Non possiamo semplicemente liquidare il desiderio di Neslihan come una vaga espressione romantica. Dobbiamo scavare più a fondo, analizzare il contesto, considerare le possibili influenze e persino speculare su come questo desiderio potrebbe manifestarsi nella sua vita reale e professionale. Parliamo un po' più a fondo della coppia Neslihan-Kadir. Il loro matrimonio è sempre stato sotto i riflettori, una costante fonte di ammirazione ma anche di curiosità. Hanno superato insieme diverse sfide, alimentando costantemente le voci sui social media con gesti di affetto e momenti pubblici che sembrano usciti da una fiaba moderna. Ma dietro le quinte, cosa succede realmente? Ricordiamo che la pressione mediatica su una coppia come la loro è immensa. Ogni loro mossa viene analizzata, ogni loro sguardo viene interpretato e ogni loro parola viene amplificata. Non è facile mantenere la privacy e l'autenticità in un ambiente del genere. Ecco perché il desiderio di Neslihan di un amore puro e incondizionato potrebbe essere letto come un grido di aiuto. Una richiesta di uno spazio sicuro dove poter essere se stessa senza paura di giudizi o intrusioni. Potrebbe anche essere una riflessione sulla natura dell'amore nel mondo dello spettacolo. Le relazioni tra celebrità spesso sono caratterizzate da dinamiche complesse, compromessi necessari e una costante lotta per l'equilibrio tra la vita pubblica e quella privata. Neslihan, che ha sperimentato tutto questo in prima persona, potrebbe desiderare un amore che trascenda queste difficoltà, un amore che sia radicato nella fiducia reciproca, nella comprensione e nel sostegno incondizionato. Inoltre, non dimentichiamo che Neslihan è una donna profondamente spirituale. Ha spesso parlato della sua connessione con la natura, della sua passione per la meditazione e della sua ricerca di significato nella vita. Il suo desiderio di amore puro e incondizionato potrebbe essere legato alla sua aspirazione a vivere una vita più autentica e in armonia con i suoi valori. Potrebbe cercare un amore che la aiuti a crescere spiritualmente, a superare i suoi limiti e a realizzare il suo pieno potenziale. Ma come si traduce tutto questo nella pratica? Come potrebbe Neslihan manifestare questo desiderio nella sua vita reale? Una possibilità è che cerchi di rafforzare la sua connessione con Kadir attraverso una comunicazione più aperta e sincera.
Potrebbe decidere di dedicare più tempo a parlare dei loro sentimenti, delle loro paure e dei loro sogni, creando uno spazio sicuro dove entrambi si sentano liberi di esprimersi senza riserve. Un'altra possibilità è che si concentri sul coltivare l'amore per se stessa. Potrebbe dedicare più tempo alle sue passioni, ai suoi hobby e alle attività che la fanno sentire bene. Potrebbe anche cercare di superare le sue insicurezze e le sue paure, imparando ad accettarsi e ad amarsi per quello che è. E, naturalmente, non possiamo escludere la possibilità che questo desiderio si rifletta anche nelle sue scelte professionali. Potrebbe decidere di accettare ruoli che le permettano di esplorare temi legati all'amore, alla compassione e alla spiritualità. Potrebbe anche usare la sua piattaforma per promuovere messaggi di amore, di accettazione e di inclusione. In definitiva, il desiderio di Nesli Anatagul è un invito a riflettere sull'importanza dell'amore nelle nostre vite e sulla necessità di coltivarlo in tutte le sue forme. È un invito a essere più autentici, più sinceri e più compassionevoli. È un invito a creare un mondo dove l'amore sia la forza trainante di ogni nostra azione. E a proposito di amore, parliamo un po' del fandom turco. Sappiamo tutti quanto siano appassionati e dediti i fan delle serie turche. Sono capaci di creare vere e proprie community online, dove condividono le loro opinioni, le loro emozioni e le loro teorie sulle loro serie preferite. E naturalmente sono anche molto interessati alla vita privata dei loro attori preferiti. Il matrimonio di Neslihan e Kadir è un argomento di conversazione costante tra i fan. Alcuni li vedono come la coppia perfetta, un esempio di amore vero e duraturo. Altri, invece, sono più scettici e non esitano a criticare la loro relazione, spesso basandosi su speculazioni e pettegolezzi. Come influisce tutto questo su Neslihan? È consapevole della pressione dei fan? Cerca di soddisfare le loro aspettative? Oppure cerca di mantenere una certa distanza per proteggere la sua privacy? Sono domande che probabilmente non avranno mai una risposta definitiva. Ma è importante tenerle a mente quando analizziamo le dichiarazioni di Neslihan. Il suo desiderio di amore puro e incondizionato potrebbe essere anche una risposta indiretta alla pressione dei fan, un tentativo di affermare la sua autonomia e la sua libertà di vivere la sua vita amorosa come meglio crede. E ora, torniamo a voi, cari spettatori. Voglio sentire le vostre opinioni. Cosa ne pensate del matrimonio di Neslihan e Kadir? Credete che siano una coppia felice? Quali sono le vostre aspettative nei loro confronti? E soprattutto, cosa significa per voi l'amore puro e incondizionato? Come lo vivete nelle vostre vite? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre esperienze. Sono curiosa di leggere le vostre storie e di scoprire come l'amore influenza le vostre vite. E non dimenticate di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a offrirvi sempre contenuti di qualità. Grazie di cuore. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Spero che questo approfondimento vi abbia dato una visione più completa e sfaccettata della notizia.